Che anno è? Che anno è? Questo vuole che continuiamo. Che anno ha? Spegni un po'. Siamo nel 2025. 2025. Siamo nel 2025. È molto lontana la nostra epoca rispetto alla vostra, alla tua. Se vuoi che continuiamo a chiederti delle cose, tu dacci risposte, perché sennò abbiamo la sensazione di non parlare con nessuno, anche se ce ne hai date tante prima. Però continua così. Alzo le mani. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del doppio ispezione. Allora, per l'ennesima volta il piacere di rincontrare i GHG Costantin Genova e oltre a Monica e a Francesco, che ormai insomma conoscevo bene, che conosco bene, siamo anche diventati parecchio amici. Ecco, questa volta ho avuto anche la fortuna e la possibilità di incontrare la rimanente parte del team, ossia Emiliano e Daniela. Allora, Daniela è stata proprio la protagonista di questo nostro girato, di questo nostro video, di questa nostra indagine, e parlo ovviamente dalla parte degli SH, perché poi noterete nel video dei GHG che c'è stata un'evoluzione diversa durante l'indagine, perché ci siamo separati per buona parte dell'indagine stessa e quindi vedete due girati diversi, il nostro quasi ed esclusivamente girato nella parte superiore della villa, mentre quello dei ragazzi genovesi erano invece sotto. Allora, come abbiamo detto più volte, vi ricorderete, quella villa fu teatro di questo ritrovamento che Lara fece in occasione della prima indagine avvenuta ormai nel gennaio 2024, di quel famoso barattolino di vetro all'interno del quale c'erano diverse cose che non siamo riusciti ancora a capire a chi potessero appartenere e soprattutto a cosa si riferissero. Ve lo ricordo, c'erano dentro dei cerchietti gialli con delle figure e c'era dentro una collanina con presumibilmente un piccolo crocifisso e poi un bigliettino tutto bruciato, sbruciacchiato e evidentemente maltrattato, insomma, dove c'era quella frase un po' ambigua: t'ho aspettato, eccetera eccetera, non sei venuta, eccetera. Quindi, a fronte di questo ritrovamento e a fronte anche del fatto che dopo quel ritrovamento abbiamo anche fatto un libro rosso qui in questa casa, non sul posto, ecco, e non ha dato i frutti sperati, ecco, ho voluto tornare nuovamente in questa dimora, però questa volta non da solo, non c'era Lara, non c'era nessuno, ma c'era ovviamente questi nostri amici che ho appena finito di nominare. Allora, indagine spettacolare, a mio avviso, una delle più belle che mi sento di dire di aver fatto, e non tanto per insomma i riscontri, che poi alla fine mi sto mangiando la parola che ho appena detto, i riscontri sono stati tanti, però non sono stati eclatanti tanto da sentirli sul posto, se non uno. E li ho sentiti, come sempre succede, come il 95% delle volte succede, una volta che si fa il montaggio del video, quindi si ascolta tutto dal primo all'ultimo minuto, durante l'editing, durante il ripulire di questi audio che ovviamente vengono catturati dai microfoni, ecco, e qua i risultati, ragazzi, sono sotto gli occhi di tutti. Due sospiri, uno di cui mi ero accorto che era tra me e Monica nel momento in cui stavamo entrando nella cantinetta, quella veramente brutta e angosciante, e che ho sentito proprio orecchio nudo. Monica, per correttezza e per onestà intellettuale, ha subito messo le mani avanti e ha detto: guardate che probabilmente è Francesco oppure è Emiliano che sta dietro, o la stessa Daniela, però è da escludere tutto questo, perché in quel preciso momento eravamo solo io e Monica. In quel punto Francesco ed Emiliano erano parecchio indietro e Daniela abbastanza.
quindi io quel sospiro l'ho sentito tra me e Monica che mi stava dietro, come se mi fosse arrivato alle spalle, tant'è che io l'ho sentito addirittura nell'orecchio sinistro. Stessa cosa, copia e incolla, identico sospiro, e forse c'era io da buon musicista quale sono, penso di poter affermare con quasi certezza che c'era un tono più medioso nel secondo che abbiamo sentito, però è molto simile al primo, e l'abbiamo sentito quando io, Daniela e lo stesso Emiliano ci siamo recati al piano di sopra, e l'avete sentito. Quello che a me ha veramente colpito, mi hanno colpito due cose. Una è assolutamente spiegabile, però mi fa ridere la combinazione degli eventi, e l'altra è questo EVP. Allora io è da un annetto circa che gli EVP li sento anche a orecchio nudo, non chiedetemi come, non ho nessuna spocchia di dire che sono sensitivo, perché lasciamo perdere, e per cui... Però ecco, certe cose le riesco a sentire, diciamo che ho un buon orecchio più che essere sensitivo. Però ecco, in questo caso non ho sentito nulla, l'ho sentito in fase di montaggio, ed è quella frase, quella parola che dice spegni. Ecco, spegni, ed eravamo in concomitanza con quel corvo schifoso nero disegnato sul muro dove io e Lara ritrovammo il famoso barattolino, e anche in concomitanza con quel rumore che io lì non ho sentito, che sembrava quasi l'innesco, lo spegnimento, l'accensione di un qualche cosa di elettronico, e nella fattispecie una telecamera, come ha fatto osservare Monica, ma le telecamere erano tutte accese, sia la mia, sia quella di Francesco, sia quella di Emiliano, quindi non c'è stato nessun calo di tensione, non si sono spente le videocamere di nessuno, non c'è stato un calo di batteria, non c'è stato niente, le telecamere continuavano a registrare, però si è sentito quel zzz, zzz così, che io al momento non ho sentito, ma che ho sentito ovviamente nel montaggio. E anche questa cosa è una cosa piuttosto curiosa, perché avevamo i telefoni tutti spenti, quindi non potevano arrivare notifiche, e quindi quel zzz non poteva essere nessun tipo di notifica, e per cui onestamente non riesco a spiegarmi il motivo per il quale abbiamo sentito questa cosa. Ecco, la seconda cosa, come dicevo prima, che è assolutamente spiegabile, però mi ha fatto sorridere la combinazione. Vi ricorderete, me l'avete appena visto, che quando eravamo su, io, Emiliano e Daniela, si è sentito questa voce dal Ghost Tube che diceva sono dietro di voi o qualcosa di simile. Ecco, in quel momento è passato un pipistrello così in diagonale che arrivava dal tetto della villa e andava a morire, a scemare per terra. È successo proprio in concomitanza a questa voce scaturita dal Ghost Tube, dal generatore di parole. Ecco, noi per inciso alterniamo il Ghost Tube a Alice Box, che nonostante siano applicazioni e quindi vadano prese assolutamente con le pinze, non ci stancheremo mai di dirlo, però ci sembrano le più come dire, affidabili. Adesso affidabile è una parola grossa, però ecco, ne abbiamo provate tante, ecco, e forse queste sono le più affidabili. Detto questo, ragazzi, e quindi abbandono il discorso EVP, respiri e tutto quanto, la cosa che mi ha colpito veramente parecchio è stata l'interazione che ha avuto dapprima con le donne in generale, quindi Daniela e Monica. Sembrava non fossero gradite, e questa almeno è stata la nostra sensazione, o i rumori che si sentivano solo nella parte maschile del team, ossia io ed Emiliano soprattutto, e in un secondo momento anche Francesco. Quindi tutti quelli che erano i rumori anomali, stranezze, ticchetti, voci eccetera, sembrava che fossero autorizzati solo i maschietti a sentirle, mentre le ragazze non hanno sentito niente. Detto questo, quindi questa diciamo che è la prima nostra, e se volete anche ingenua, spiegazione, ma che poi è scaturita in qualche cosa di ben diverso con il proseguo dell'indagine stessa. C'è stato appunto un concentrarsi di risposte, sensazioni, chi ne ha più ne metta, nei confronti di Daniela. Vi ricordo che in quella villa, oltre ad esserci stato
l'uomo più ricco d'Italia. C'è stato anche un comando militare all'epoca del nazismo, è stata dimora di alcuni sfollati, fra cui una famiglia molto importante, di cui non so assolutamente il nome, ma so che era molto importante, circense, e poi insomma altre persone che sono stazionate in quel luogo. Ecco, in questo senso noi abbiamo avuto la sensazione che Daniela fosse stata bersaglio di queste attenzioni, proprio perché potesse, cioè la sensazione era che poteva assomigliare ad una donna, ad una figura femminile appartenuta alla vita di qualcuno che aveva soggiornato in quella casa, in quella villa. Dapprima si dava quasi per scontato vi fossero dei soldati, quindi ci siamo chiesti se per caso Daniela poteva potenzialmente essere una donna che assomigliava ad una fidanzata, ad una compagna, ad una moglie di un qualche soldato passato in villa, ma poi per una serie di altre circostanze che non vi sto a ripetere perché il video l'avete appena visto, siamo venuti ad una conclusione che magari è sbagliata, ma ci siamo fatti questo film e secondo me è più che ragionato, che potesse invece essere una famiglia circense. E poi ci sono state delle risposte da parte di GhostTube che portavano proprio verso quella direzione, verso quella spiegazione, verso quella motivazione. E insomma è stata un'indagine veramente incredibile, che ricorderò parecchio, sia perché la villa mi affascinò subito dal primo momento che la vidi quando andai con Lara la primissima volta l'anno scorso, e sia perché è una di quelle ville, ragazzi, l'avete vista, meravigliosa, che non si può assolutamente dimenticare dall'oggi al domani. E quindi mi viene anche un certo magone pensare che bellezze come quella siano in decadimento, nascoste, mimetizzate, come fossero i militari che scappano da qualche trincea, da foreste immense, perché quello era un giardino possibilmente, con tanto di viottoli, piscine e quant'altro, ma non si riconosceva più niente perché sommerso dalla vegetazione. Quindi una villa di questo stile, tra l'altro stile Liberty, molto somigliante, secondo me ha qualche somiglianza con Villa dei Vecchi. Ecco, vedere una villa così, lasciata lì così, è proprio scandaloso. Poi non vi nascondo che la sensazione ancora più brutta è quando si arriva dalla strada, ossia quando si incontra il cancello principale, dove con tutta probabilità in una torretta abitavano i custodi. Ecco, anche quella casa del custode era meravigliosa, alta e stretta, sembrava quasi una torre, ma meravigliosa. Poi c'era questo cancello signorile con questa immensa strada un po' in salita, un po' curve, che portava proprio in questa villa. Insomma, vederla così con cancelli arrugginiti, inghiottita dalla vegetazione, fa veramente male al cuore. Altro non saprei cosa dirvi, ragazzi, penso di aver già detto tutto, ma soprattutto ha parlato il video per me. Io posso solo dire grazie al GHG di Genova, perché sono ragazzi straordinari, ragazzi semplici, veri, ecco, semplici e veri, che non sono proprio due qualità che vanno a braccetto. E quindi insomma li ringrazio tanto per questa esperienza, per questa condivisione che spero potrà ripetersi nel più breve tempo possibile, perché c'è veramente un grande accordo e una grande stima reciproca. Detto questo, se non l'avete fatto, fatelo adesso, condividete il video, lasciate un like, chi non fosse iscritto al canale lo faccia in questo momento, e mi auguro che vi sia piaciuto questa analisi, questo video, ma soprattutto quello di lunedì. Con questo vi lascio alla prossima avventura. Ciao!